Nel mondo dello sport e dell'agonismo in generale dicono che nessuno si ricorda più di chi è arrivato secondo. E sostanzialmente questa è un'affermazione corretta. Ad esempio, voi vi ricordate chi è arrivato secondo quando Marcel Jacobs, primo italiano nella storia, ha vinto i 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo del 2020? Beh, probabilmente gli appassionati della disciplina avranno risposto correttamente, ma lentamente il tempo farà svanire il suo nome dalla memoria di quasi ogni sportivo. Eppure, a trascinarlo a piccoli passi nell'oblio saranno stati solo quei 4 centesimi di secondo di ritardo dal gradino più alto del podio. Una vera crudeltà. Ma parlando di scacchi, io ancora oggi mi ricordo benissimo di un certo Jan Nepomniachtchi. Anche perché, come fai a dimenticarti di quel patatoso di Jan? E oltre alla sua magnetica espressività, parliamo di un giocatore fortissimo e devastante, un uragano di intuizione e velocità. Lui non gioca a scacchi, li divora. Vincitore di 2 tornei dei candidati consecutivi, un'impresa che solo pochissimi giganti della storia di questo gioco hanno compiuto. E nel suo secondo successo è riuscito addirittura a realizzare una delle performance più impressionanti della storia di questa competizione, vincendo con un turno di anticipo e senza perdere nemmeno una partita. 5 vittorie, 9 pareggi e 0 sconfitte. Ma Nepo è anche il simbolo di una maledizione moderna. Essere abbastanza forte per arrivare ovunque, ma non abbastanza fortunato per arrivare primo. E forse è proprio questo a renderlo unico, perché in un mondo che celebra solo chi vince, lui ci ricorda una verità scomoda. Dietro ogni campione c'è sempre un secondo posto, e spesso nel mondo delle 64 caselle quel secondo posto si chiama Jan Nepomniachtchi. Benvenuti sul mio canale, naviganti del tubo magico. Io sono Munzik e vi sarà ormai chiaro a chi è dedicato il video di oggi. Perché nonostante le tante delusioni che ci procura quando arriva a un passo dal podio, Jan rimane uno dei giocatori più amati in generale e vi confesso, molto amato anche dal sottoscritto. Quindi mettetevi comodi e andiamo a scoprire insieme la sua storia. Ma prima non dimenticate il like, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina per non perdervi i prossimi video. E ora andiamo! Nepomniachtchi nasce nel 1990 a Briansk, in una regione della Russia europea occidentale. Impara gli scacchi a 4-5 anni, mostrando subito un talento fuori dal comune. Da bambino era già un fenomeno assoluto, vincerà 3 volte consecutive il campionato europeo giovanile, tra l'altro battendo al quinto turno dell'ultimo, vinto nel 2002, un biondino coetaneo di nome Magnus Carlsen. E poche settimane dopo vincerà anche il campionato mondiale Under 12, battendo ancora una volta quel ragazzino norvegese futuro campione del mondo, costringendolo al secondo posto. Le premesse per una carriera da vincente c'erano tutte. Non a caso, per anni è stato uno dei pochi giocatori a poter vantare un punteggio positivo contro Carlsen nelle partite classiche. Famoso per il suo stile di gioco aggressivo, creativo e soprattutto velocissimo, spesso finirà partite di ore avendo ancora più tempo sull'orologio di quando aveva iniziato. Ma Jan non viveva solo di scacchi, era un grande appassionato di videogame e arriverà perfino a diventare un giocatore semiprofessionista di Dota 2 con il nickname Frost Nova. Infatti, spesso si dice che il suo stile di scacchi così veloce e intuitivo derivi proprio dai riflessi e dalla visione di gioco allenati su questo videogame di genere MOBA, Multiplayer Online Battle Arena. La svolta importante della sua carriera avverrà intorno al 2019, quando, tralasciando tutto, deciderà di dedicarsi agli scacchi con una disciplina e un impegno mai avuti prima. E i risultati, infatti, non tarderanno ad arrivare. Nel 2020 parteciperà al suo primo torneo dei candidati a Ekaterinburg, in Russia, competizione interrotta a metà marzo 2020 a causa dello scoppio della pandemia di Covid-19 e ripresa solo un anno dopo, nell'aprile del 2021. Nepo si dedicherà a una preparazione mostruosa. Nel torneo dei candidati infatti dominerà con una precisione quasi computerizzata. La sua capacità di uscire dall'apertura con un vantaggio di tempo e di posizione rimarrà tra le migliori della storia. Qualcuno affermerà addirittura che Nepo non sta calcolando, sta ricordando il futuro. Vincerà, guadagnandosi il diritto
di sfidare Carlsen per la corona mondiale. Così, a fine novembre a Dubai si darà il via al confronto per il titolo mondiale. Nepo terrà a testa Carlsen per le prime 5 partite, ma la gara numero 6 sarà quella decisiva, dove avverrà la rottura. 136 mosse, quasi 8 ore di gioco. Tecnicamente, Jan tiene una posizione di equilibrio per ore, ma il suo difetto fatale è la fretta sotto pressione. Mentre Magnus macina posizioni pari, trasformandole in torture, Jan tende a forzare o a commettere imprecisioni per impazienza e stanchezza. In un finale torre cavallo e 2 pedoni contro la regina di Nepo, Magnus, con la sua precisa freddezza tattica, porterà un pedone a promozione costringendo Jan all'abbandono. Dopo questa sconfitta maratona, Nepo subirà un crollo psicologico e il suo gioco imploderà, compromettendo la sfida mondiale. E purtroppo questo match verrà ricordato come il tilt più famoso della storia degli scacchi moderni. Dopo la sconfitta del mondiale, tutti daranno Jan per finito. E invece lui non si arrende e nel 2022 torna ai candidati e li domina ancora più nettamente, stabilendo un record di punteggio nell'era moderna. Come detto, vincerà con un turno di anticipo e senza perdere neanche una partita. E inoltre, questa seconda vittoria consecutiva lo metterà allo stesso livello di leggende come Smyslov e Korchnoi, gli unici della storia ad aver compiuto l'incredibile double. Ma con il ritiro a sorpresa di Carlsen dalla difesa del titolo non avrà l'occasione di prendersi la rivincita e così nel 2023 si troverà ad affrontare come regolamento il cinese Ding Liren, qualificatosi secondo al torneo dei candidati. E qui vi sorgono alcune domande. Nella decisione di Carlsen di ritirarsi potrebbe aver influito il pensiero di non voler affrontare ancora una volta Nepo? Chiaramente non per paura di perdere, ma forse perché non aveva voglia di affrontare un'altra durissima sfida contro un giocatore che stimava. Chissà. Momento speculativo concluso. Torniamo a noi. Ad Astana, capitale del Kazakistan, Nepo, dato come favorito, si troverà in vantaggio più volte durante il match, ma verrà sempre rimontato. Una volta terminate in parità le gare a tempo classico, 7-7, si passerà alle partite rapide di spareggio e Nepo pare ancora più favorito. Le partite veloci sono il suo terreno ideale. Le prime 3 sfide saranno estremamente tese, ma finiranno tutte con una patta. In particolare, nella seconda partita Nepo avrà diverse occasioni per passare in vantaggio, ma Ding riuscirà a difendersi con una precisione quasi sovrumana, salvando posizioni molto difficili. La svolta avverrà nella quarta gara, dove Nepo giocherà con il bianco. In una posizione che sembrava destinata a un'ennesima patta per ripetizione di mosse, Ding Liren rifiuterà questo esito giocando la mossa 46, torre G6, autoinchiodandosi la torre sul proprio re. Nepo, colto di sorpresa dalla determinazione del cinese sotto la pressione del tempo, con pochi secondi rimasti sull'orologio, perderà la sua calma tattica commettendo una serie di imprecisioni che permetteranno a Ding di vincere la partita e diventare il primo cinese della storia a conquistare il titolo mondiale. Nepo, ancora una volta, a un passo dalla meta. Ancora una volta, secondo. Percorrendo velocemente la carriera da professionista di Nepo, troviamo l'ennesimo secondo posto ai mondiali Blitz del 2014, sempre contro Carlsen. Ancora 2 argenti nei mondiali rapidi del 2013 e del 2015 e un terzo posto nel 2024. E poi un altro secondo posto nel mondiale Fischer Random del 2022 in finale contro Nakamura. Un curriculum impressionante quello del russo, che lo legge come uno dei giocatori più forti della storia degli scacchi a non aver mai vinto un titolo importante. Vittima di una generazione che non perdona nemmeno un singolo calo di concentrazione. Probabilmente la sua rapidità di pensiero a volte si rivela un'arma a doppio taglio e questa, associata anche a un'eccessiva impazienza, amplificata forse anche da una non adeguata gestione dell'emotività, rimangono alcuni dei suoi punti deboli. Infatti, nel suo percorso professionale è sempre stato altalenante, capace di battere chiunque, ma anche di perdere contro giocatori meno quotati a causa di cali di concentrazione o eccessiva fiducia. Come vi ho confessato all'inizio, ho un debole per Jan, forse perché è un giocatore fortissimo ma che fatica o non vuole nascondere le sue emozioni durante gli scontri.
mettendo in bella vista il suo lato umano e più fragile. E forse tifo spesso per lui perché è più facile immedesimarsi negli eterni secondi. Ci rammentano alcuni episodi cruciali del nostro percorso su questa terra, quando la vita non ci permette di ottenere ciò per cui abbiamo lottato intensamente e non ci ripaga a dovere. Vi è mai capitato di dover affrontare questi momenti duri e frustranti nel vostro cammino di vita? Raccontatemi i vostri secondi posti nei commenti qui sotto se volete. Ma attenzione amici naviganti, perché c'è stata una circostanza in cui la maledizione dell'eterno secondo è stata finalmente spezzata. New York, campionato mondiale Blitz 2024. Dopo il torneo regolare, Carlsen e Nepomniachtchi si affronteranno in finale per giocarsi il titolo. Il match prevede 4 partite Blitz. Nepo partirà subito malissimo e si ritroverà sotto 2-0. Chiunque contro Carlsen a quel punto sarebbe crollato. Invece Jan, questa volta, è determinato a non mollare e mantenendo la sua freddezza riuscirà a rimontare 2-2. Si passa al tie break ad oltranza, sudden death. Il primo capace di imporsi in una gara singola indosserà la corona del campione. I 2 antagonisti giocheranno 3 spareggi brutali, con una precisione tecnica folle in cui nessuno dei 2 commetterà il minimo errore. Oltre il 98% di precisione secondo i motori. E qui avverrà l'incredibile. Magnus Carlsen, conclusasi l'ultima gara con l'ennesima patta, si alzerà proponendo a Nepo di dividere il titolo. In poche parole, propone alla figlia di infrangere il regolamento e condividere il primo posto. Cosa mai successa prima in un mondiale individuale. I 2 parleranno con gli arbitri e con il presidente della FIDE, sostenendo che continuare per loro sarebbe stato crudele e che il vincitore sarebbe stato deciso solo dalla stanchezza fisica e non dal merito scacchistico. La FIDE accetterà e per la prima volta nella storia verranno incoronati 2 campioni del mondo Blitz. E soprattutto, per noi fan del Pacioccotto, per la prima volta Jan Nepomniachtchi non arriverà secondo a un evento mondiale, ma salirà sul gradino più alto insieme al re, dimostrando che quando è in stato di grazia, nemmeno il più grande di sempre può batterlo. E a questo punto mi sorge spontaneo un quesito di pura riflessione teorica. Come mai Carlsen ha scelto di farlo? Lui che non molla una partita neanche se è sotto di una regina. Io ipotizzo che la motivazione sia duplice. Per prima cosa, da inguaribile romantico, suppongo che Carlsen con questo gesto abbia voluto sottolineare l'enorme talento di Nepo mai gratificato dalla storia fino a quel momento e l'abbia come voluto ricompensare per dargli ciò che meritava. E in secondo luogo, penso che ci sia anche una motivazione personale e umana, e cioè il profondo rispetto e l'amicizia che lo lega al suo antagonista russo, che conosce e ha sfidato più volte fin da quando erano ragazzini. Conoscendo il carattere competitivo e feroce del norvegese, credo che non avrebbe mai accettato di compiere questa, tra virgolette, resa con nessun altro giocatore. E voi cosa ne pensate? Fatemelo sapere sempre nei commenti qui sotto. Bene, è arrivato il momento di salutarci. Se il video vi è piaciuto, insomma, le solite cose, like, bla bla bla, iscrivetevi al canale, bla bla bla, campanellina, cpc ciocchio. E ricordatevi che ci sono storie gustose da raccontare, music c'è. Stay tuned, stay curious!